Il Turco, anticipazioni della prima puntata dell'8 aprile dell'attesissima serie TV con Can Yaman, in onda su Canale 5 in prima serata. Ambientato nell'Europa di fine XVII secolo, Il Turco narra la storia di Hasan Balaban, un esule soldato giannizzero turco che, dopo essere stato esiliato dal suo stesso padre, è alla ricerca di rivalsa e vendetta per riconquistare l'onore perduto. Nel suo viaggio di rivalsa, Hasan incontrerà Gloria, una giovane donna additata come strega, che lo aiuterà durante il suo viaggio, da cui imparerà importantissime lezioni. La prima puntata inizia durante l'assedio di Vienna, in cui l'esercito turco-ottomano combatte per conquistare gran parte dell'Europa. Hasan viene accusato di tradimento dopo aver perduto un'importante battaglia. Anche se Hasan si dichiara innocente, accusando Mete, il vero traditore, artefice della sua disfatta, Hasan viene comunque condannato a morte dal suo stesso padre. Poco prima dell'esecuzione, però, Hasan riesce a liberarsi e a scappare, promettendo a suo padre che troverà Mete e riabiliterà il suo nome. La sua fuga lo porta sulle tracce proprio del fedele alleato di Mete, Sketelwolf, un temibile soldato con un elmo a forma di lupo. Mentre Sketelwolf parla di aver finalmente trovato la strega di Moena, un paesino ai piedi delle Dolomiti, e che presto andrà proprio lì, lui e gli uomini presenti vengono attaccati da qualcuno. Quel qualcuno è proprio Hasan, che vuole catturare Mete per farlo confessare. Hasan però non ha la meglio e, colpito quasi a morte, è costretto a scappare. Quasi morente, il suo cavallo lo trascina fino a Moena, dove viene soccorso proprio dalla strega Gloria. Lei lo cura e gli salva la vita, ma mentre lui è incosciente lo disarma e lo lega. Al suo risveglio Hasan si ritrova davanti un bambino travestito da turco. Il piccolo gli chiede subito se lui sia veramente turco e gli racconta della festa che si terrà tra qualche giorno in paese, dove lui interpreterà un turco che deve essere giustiziato. Poco dopo arriva anche Gloria, che intima al bambino, che ha chiamato Topo, di non fidarsi mai di nessun turco. Gloria, infatti, come tutti i cristiani, non nutre alcuna stima per i turchi e anzi li reputa solo nemici naturali. Gloria e Hasan non parlano la stessa lingua e lei si prende gioco di lui. Gli ha salvato la vita, ma non sa ancora cosa ne farà di lui. Sicuramente lui ha ucciso innumerevoli innocenti, ma lei non è una sprovveduta, lo ha già disarmato e lo ha legato e lui non può fare nulla. Mentre Gloria lo prende in giro, si sente qualcuno avvicinarsi alla casa. Hasan riconosce subito Skeletwolf e i suoi uomini e mette in guardia Gloria. Quegli uomini non stanno cercando solo lui, ma anche lei. Li ha già sentiti parlare della strega di Moena ed è sicuro che sia lei. Si scopre che Hasan sappia anche parlare la lingua di Gloria e che abbia capito tutto ciò che lei ha detto. Gloria, sorpresa, sa però che la priorità adesso è liberarsi di quegli uomini. Gloria si presenta agli uomini chiedendo cosa vogliono. Loro rispondono subito di essere alla ricerca di un cavallo e che le tracce li abbiano portati fin lì. I soldati hanno già preso Topo per intimidire Gloria, convinti del fatto che il bambino sia suo figlio. Gloria però spiega che non è così. Topo è un orfano abbandonato alla nascita dai suoi genitori a causa della macchia sul viso che ha fin dalla nascita. Al tempo, infatti, una macchia sul viso indicava la presenza del demonio nei nascituri e i genitori avevano l'usanza di abbandonarli. Gloria, incline ad occuparsi dei più deboli, lo ha preso con sé, occupandosene come se fosse suo figlio. Mentre Sketelwolf tiene in ostaggio Topo, i suoi uomini entrano in casa per cercare Hasan. Gloria teme il peggio, ma fa finta di nulla. Dopo pochi minuti i soldati escono dalla casa senza aver trovato nessuno. Skeletwolf così porta via i suoi uomini, ma lascia intuire che le loro strade si incroceranno ancora. Tornati in casa, Gloria e Topo trovano Hasan che è riuscito a liberarsi e nascondersi. È lui a dettare le regole. Non può ancora andarsene, deve prima guarire e poi andrà via. Gloria è d'accordo, ma solo a patto che lui vada via entro il giorno della festa del paese, altrimenti sarà lei stessa a sbarazzarsi di lui. I giorni passano in maniera tranquilla e Hasan aiuta in casa, mentre Gloria, cominciando a fidarsi di lui, si dimostra premurosa, medicandolo volentieri. Durante la messa domenicale a Moena si presenta il giudice del paese, annunciando ai presenti che presto il paese avrà un nuovo amministratore.
Facendo questo annuncio, il giudice fa una grandissima donazione alla Chiesa in segno di benevolenza. Interviene però un uomo chiamato Gunther, rispettato e ben voluto in tutta Moena. Gunther si lamenta subito di quella donazione, è l'ennesimo tentativo del giudice di corromperli per farli sottomettere senza rimostranze ai nuovi padroni. L'ultima volta, infatti, che si è presentato un nuovo amministratore, che altro non è che un nuovo padrone, i loro diritti sono stati calpestati, i loro figli arruolati nell'esercito e le loro figlie deportate per fare da moglie ai loro soldati. Gunther parla ad alta voce e davanti a tutti per poi andare via senza voltarsi indietro. Topo e Hasan passano molto tempo insieme e l'ex soldato si affeziona molto al piccolo. Topo è allegro e solare e anche se spesso soffre il fatto di essere stato abbandonato dai suoi genitori, questo non gli toglie mai il sorriso e la gioia di vivere. Hasan si rivede in Topo, anche lui è stato rifiutato da suo padre, anche se una volta quello stesso padre era molto fiero di lui. Anche Gloria nota la loro vicinanza e decide di indagare con Hasan quali siano i motivi che lo hanno condotto fino a Moena. Mentre Topo va alla festa del paese che ormai è arrivata, Hasan racconta a Gloria di essere alla ricerca di un uomo che gli ha distrutto la reputazione. Skeletwolf è il suo uomo di fiducia e lui deve assolutamente trovarlo per riabilitare il suo nome. Gloria sembra triste e anche un po' delusa dal fatto che Hasan vada veramente via. Hasan spiega che in realtà il suo viaggio potrebbe terminare molto presto, visto che ha sentito Skeletwolf dire che sarebbero andati alla festa del paese. Gloria vorrebbe seguirlo per aiutarlo e farla pagare a quegli uomini, ma Hasan la prega di non farlo. Anche tra loro due si è instaurato un legame che sembra essere speciale. Entrambi tengono l'uno all'altra. È Hasan però a spiegarle che forse in un'altra vita lui avrebbe potuto dedicarsi all'amore e sempre in un'altra vita forse loro avrebbero potuto stare insieme. Gloria gli chiede di rimanere, ma lui non può abbandonare la sua missione e va via. Gli abitanti di Moena sono tutti riuniti nella piazza del paese dove è stato già allestito il falò tradizionale della festa, quello in cui fingeranno di dar fuoco al soldato turco condannato, interpretato dal piccolo Topo. In paese arrivano Skeletwolf e i suoi uomini insieme al giudice. Nel frattempo Hasan si libera di una delle guardie di Skeletwolf e gli ruba la divisa così da potersi mimetizzare tra i suoi uomini, passando inosservato. Il giudice annuncia formalmente l'arrivo del nuovo padrone che ha ricevuto Moena come premio da parte del principe Francesco di Paolo dopo aver sconfitto i turchi a Vienna. Skeletwolf quindi si presenta come uomo di fiducia del futuro padrone e dice di essere lì per condurre un'ispezione. Per presentarsi decide di incutere terrore negli abitanti del paese raccontando la sua storia. Abbandonato da piccolo dai genitori in una foresta oscura a causa del suo spiacevole aspetto, Skeletwolf è cresciuto tra atroci sofferenze e grande violenza che lo hanno reso un personaggio spietato e temibile. Per dimostrare a tutti che non sta scherzando e che d'ora in poi le cose a Moena cambieranno, annuncia di aver catturato il mostro del paese e così fa entrare un carro in cui imprigionata c'è Gloria. Subito alcuni abitanti del paese, tra cui Gunther e lo stesso giudice, cercano di ribellarsi. Gloria è stata accusata di stregoneria e per questo arrestata. Subito scatta una rivolta tra i presenti e Hasan, che stava osservando tutta la scena da lontano, comincia a lanciare delle frecce che prendono in pieno alcune guardie di Skeletwolf. Gli abitanti del paese si rifugiano in chiesa dove comincia un aspro dibattito tra due fazioni. Chi vuole ribellarsi a Skeletwolf come Gunther e chi invece vuole sottomettersi per evitare problemi. Nel frattempo Hasan riesce a liberare Gloria, che le guardie stavano già portando fuori dal paese. Gloria è preoccupatissima per Topo, rimasto da solo in paese, e così Hasan corre subito indietro per salvare il piccolo. Skeletwolf però, che ha riconosciuto tra la folla Topo, lo prende con la forza e lo lega ad un palo con l'intenzione di giustiziarlo. Hasan è appena rientrato in paese quando vede come Skeletwolf scagli una freccia dritta al cuore di Topo, che muore tra le braccia di un Hasan disperato. Skeletwolf va subito via e si dirige a Trento, dove ad aspettarlo c'è Mete. È un giorno importante per Mete perché verrà nominato cavaliere dal principe Francesco di Paolo in persona. Skeletwolf lo aggiorna subito sul fatto di aver messo i cittadini di Moena l'uno contro l'altro e di aver anche visto Hasan che lo sta cercando.
Mete gli dice di non rivelare niente a nessuno di quanto accaduto a Moena ed entra nella cattedrale per farsi nominare cavaliere. Per ricevere il cavalierato c'è una funzione particolare in cui il futuro cavaliere deve prima confessare i suoi peccati davanti a Dio. È così che si scopre anche la storia di Mete, che in realtà si chiama Marco Benedetti di Vicenza. Il suo nome infatti non è di origine turca ma bensì italiana. L'impero ottomano infatti rapiva spesso bambini di altri territori per farli convertire e addestrarli come soldati. Marco, che ha sempre patito la sua prigionia ed è sempre rimasto cristiano in cuor suo, ha tradito deliberatamente l'esercito turco per poter tornare in Italia e poter vivere la sua cristianità. Questa è la versione che Marco urla a gran voce in cattedrale, ma qualcosa ci fa sospettare che le sue vere ambizioni riguardino più il potere e la ricchezza piuttosto che la religione. Dopo essersi presentato e aver confessato i suoi cosiddetti peccati, Marco viene finalmente nominato cavaliere. Mentre Hasan si prepara per partire verso Trento e vendicarsi di Marco, Gloria cerca invano di dare una degna sepoltura a Topo al cimitero accanto ai suoi genitori biologici. Sia il parroco del paese che alcuni cittadini però glielo impediscono. Topo infatti non ha mai ricevuto il battesimo, ma la sua macchia sul volto, simbolo del demonio, non gli ha mai permesso di poter ricevere questo sacramento, nonostante tutto il paese lo avesse a cuore. Hasan, prima di andare via, va verso il cimitero e prendendo il corpo esanime di Topo, accompagna Gloria a dare l'ultimo saluto al piccolo. Gloria si sente tremendamente in colpa per non aver protetto Topo e pensa che lui sia morto pensando di essere solo al mondo. Hasan la tranquillizza dicendole che il piccolo ha sempre saputo quanto lei tenesse a lui ed è convinta che Topo non si sia mai sentito solo accanto a lei. Dopo aver dato l'ultimo saluto al bimbo, Gloria riceve la visita del giudice che sembra doverle dire qualcosa di molto importante. Ormai cavaliere, Marco si reca al cospetto del principe per chiedere il permesso di andare a ispezionare tutti i paesi che il principe ha affidato alle sue cure. Il principe ovviamente acconsente, ma Marco ha anche un'altra richiesta. Chiede di poter chiedere formalmente la mano della figlia del principe, Diana. Il principe a questo punto cambia nettamente atteggiamento. Tiene moltissimo alla figlia, ma è più un'ossessione e una mania di controllo che semplice amore paterno. Chiarisce in modo intimidatorio che permetterà a sua figlia di sposarsi solo con un cavaliere prestigioso, ricco e potente. Chiede così a Marco se lui risponda a questi requisiti e Marco risponde che presto lo farà. Prima di andare via, Marco riceve dalle mani dello stesso principe una lettera scritta da Diana. Mentre il padre di Hasan dà un compito segreto a 3 soldati del suo esercito, Marco e Diana trascorrono una lunga e accesa notte di passione. Terminano così queste anticipazioni della prima puntata di Il Turco, l'attesissima serie con Can Yaman. Io sono Stefania, come sempre vi aspetto nei commenti per parlare insieme della puntata. Vi mando un abbraccio e a presto!